Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Il mio posto preferito. Il mio posto preferito è il parco vicino a casa mia. Io vado al parco ogni volta che ho tempo libero. Il parco è grande e verde. Ha alberi alti, prati verdi e fiori colorati. Ci sono anche panchine di legno e un piccolo laghetto con le anatre. Il parco è aperto tutti i giorni, dalla mattina fino al tramonto. Nel parco incontro amici, corro, gioco e leggo libri. Quando arrivo al parco, mi sento subito felice. Respiro l'aria pulita e ascolto il canto degli uccelli. Le foglie degli alberi fanno un lieve rumore quando c'è il vento. L'erba è morbida sotto i piedi. A volte sto a piedi nudi sull'erba e sento il fresco dell'erba tra le dita. Cammino lungo i vialetti di ghiaia bianchi e guardo i fiori. Ci sono rose rosse, margherite bianche e tulipani gialli e rosa. Mi piace toccare i petali dei fiori con delicatezza. Il laghetto è una parte importante del parco. Sulla riva ci sono pietre lisce dove posso sedermi. L'acqua è calma e riflette il cielo azzurro e gli alberi verdi. Ci nuotano le anatre e i pesci. Le anatre fanno qua qua e cercano il cibo. A volte porto del pane secco e lo do alle anatre. Loro nuotano vicino a me e mangiano il pane. Mi piace vedere le piccole onde sull'acqua quando l'anatra muove le ali. Il laghetto è anche il punto dove gli uccelli si fermano a bere e a riposare. Vicino al laghetto c'è un'area giochi per i bambini. Ci sono altalene, scivoli e una giostra colorata. I bambini ridono e urlano di gioia quando giocano. I genitori stanno seduti sulle panchine e guardano i loro figli. Alcuni portano un gelato o un succo di frutta per i bambini. Le voci dei bambini si mescolano al suono degli alberi. Anche io, quando ero piccolo, giocavo su quelle altalene e scivoli. Adesso, quando sono al parco, mi ricordo delle mie giornate da bambino. Nel parco c'è anche una zona con prati aperti. Qui posso correre e fare sport. A volte gioco a pallone con gli amici. Mettiamo 2 magliette o 2 cappelli per fare le porte e giochiamo partite veloci. Ridiamo quando la palla finisce nel cespuglio o quando segniamo un gol. Dopo la partita siamo stanchi ma felici. A volte facciamo esercizi di stretching o corriamo insieme lungo il perimetro del prato. Correre nel parco è bello perché l'aria è fresca e non c'è traffico. Lungo i vialetti ci sono anche alcune panchine isolate. Mi piace sedermi da solo su una panchina per leggere. Porto sempre con me un libro di storie. Leggo ad alta voce alcune frasi per esercitarmi in italiano. Il silenzio del parco, rotto solo dal canto degli uccelli e dal vento, è perfetto per riflettere e studiare. Quando leggo, mi sento tranquillo e concentrato. A volte prendo appunti su un taccuino e scrivo parole nuove o idee per racconti. La panchina è il mio piccolo ufficio all'aperto. Il parco cambia molto con le stagioni. In primavera i fiori sbocciano e gli alberi hanno nuove foglie. È pieno di colori e profumi. In estate il sole splende e l'erba è verde brillante. Molte persone stendono teli e fanno picnic con panini, frutta e acqua. Ci sono famiglie, amici e coppie che parlano e ridono. In autunno le foglie diventano gialle, arancioni e rosse. Camminare nel parco con le foglie che cadono è magico.
Porto un maglione e una sciarpa e raccolgo qualche foglia per un disegno. In inverno, se c'è la neve, il parco diventa tutto bianco. Facciamo pupazzi di neve e palle di neve. Anche se fa freddo, il parco è pieno di vita. La sicurezza è importante nel parco. Ci sono cartelli con le regole: non accendere fuochi, non lasciare rifiuti, tenere i cani al guinzaglio. Ci sono cestini per la spazzatura e fontanelle per l'acqua. Ogni tanto arriva un giardiniere con il tagliaerba o la pala per curare le piante. Il parco è pulito e ben curato, grazie al lavoro dei giardinieri e alla buona volontà dei visitatori. Il parco è anche un luogo di festa. Una volta all'anno, in estate, c'è una festa di paese nel parco. Arrivano bancarelle con cibo, panini, gelati, dolci e bibite. Ci sono spettacoli di musica dal vivo, balli e giochi per bambini. Tutto il paese si ritrova insieme. La sera fanno i fuochi d'artificio che si riflettono nel laghetto. È una serata speciale che ricordo ogni anno. Per me il parco è un luogo di libertà e di pace. Posso correre, giocare, studiare, leggere e incontrare gli amici. Ogni volta che sono lì, dimentico le preoccupazioni e mi sento felice. Il parco è come un amico silenzioso che mi accoglie sempre con gentilezza. Quando devo prendere una decisione importante o quando sono triste, vado al parco per passeggiare e riflettere. Le piante e l'aria pura mi aiutano a chiarire la mente. Nel parco ci sono altri spazi che mi piacciono molto. C'è un piccolo giardino roccioso con piante grasse e fiori rari. Le piante sono alte e forti, con foglie spesse. Mi piace sedermi vicino alle rocce e guardare le piante diverse. Qui c'è anche una piccola fontana di pietra. L'acqua scorre lentamente e fa un suono dolce, come un sussurro. Mi avvicino, metto la mano nell'acqua fresca e sento un brivido piacevole. Alla fontana bevo un sorso d'acqua limpida e riparto carico di energia. Un altro angolo del parco ha una pista ciclabile. Io porto sempre la mia bicicletta e faccio un giro veloce intorno al prato. Pedalo con leggerezza e sento il vento sul viso. A volte fermo la bici vicino a un albero e ascolto il canto degli uccelli. Il sentiero è lungo circa 1 chilometro e passa tra alberi e cespugli. È perfetto per allenarsi senza traffico. In primavera fioriscono i ciliegi lungo la pista e vedo tanti petali rosa cadere come neve leggera. Nel parco c'è anche uno spazio per lo yoga e il Pilates. Ogni mattina un gruppo di persone porta un telo e fa esercizi sul prato. Io non sono bravo nello yoga, ma guardo e imparo qualche posizione semplice. Le istruttrici parlano piano e mostrano come respirare lentamente. L'aria fresca e il verde aiutano a rilassarsi. Mi piace osservare il gruppo e fare respiri profondi, anche se non pratico tutti gli esercizi. Vicino al cancello principale c'è una piccola caffetteria con tavoli all'aperto. Qui compro un caffè o un tè ogni tanto. La caffetteria è aperta fino alle 6 di sera. I baristi preparano cappuccino con latte schiumato e dolci fatti in casa, come biscotti al cioccolato e muffine alla frutta. Se ho voglia di una pausa, passo qui e mi gusto una fetta di torta. Seduto al tavolo vedo le persone passare, i cani al guinzaglio e i bambini che corrono. A volte incontro un amico e chiacchieriamo sorseggiando il caffè.
Nel parco ci sono statue di marmo e bronzo che raffigurano personaggi famosi o scene di vita campestre. Mi piace guardare una statua di un contadino con il suo cane. La statua è liscia e bianca e a volte il sole crea ombre bellissime sui vestiti scolpiti. Leggo la piccola targa di bronzo che spiega chi è il personaggio e da quale epoca proviene. Le statue rendono il parco più culturale e interessante. Il parco ospita spesso eventi culturali. In primavera c'è una mostra di pittura all'aperto. Gli artisti appendono i quadri alle recinzioni o li sistemano su cavalletti. Posso guardare paesaggi, nature morte e ritratti. Giorni dopo, il parco organizza concerti di musica classica, un piccolo palco e sedie per il pubblico. I musicisti suonano violino, pianoforte e violoncello. Seduto vicino all'albero sento la musica dolce e rilassante. È un momento magico sotto le fronde, con il canto degli uccelli che si unisce agli strumenti. In estate ci sono cineforum all'aperto. Di sera portano un grande schermo e un proiettore. Ci sediamo sulla coperta o sulle panchine e guardiamo un film sotto le stelle. Il profumo dei popcorn e delle patatine riempie l'aria. I bambini corrono con le torce e i genitori si coprono con una felpa quando fa fresco. Il film dura un paio d'ore e alla fine tutti applaudono e tornano a casa felici. Concludo dicendo che tutti dovrebbero avere un posto così, vicino a casa. Un posto dove trovare energia, gioia e protezione. Il mio parco preferito è il cuore della mia città. È lì che cresco, gioco, imparo e sogno. È il mio angolo di paradiso. Grazie al parco, la mia vita è più bella. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.